Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Realizzare un documentario che descriva brevemente uno dei più famosi aerei della Regia Aeronautica è una grande responsabilità. Il Savoia Marchetti SM-79 Sparviero è nell'immaginario collettivo uno dei rappresentanti più significativi della Regia Aeronautica. Su questo aeroplano sono state scritte pagine di storia, questo grazie soprattutto alla sua versatilità di impiego, alla sua robustezza, alla quantità di operazioni svolte, agli atti di coraggio in cui si sono contraddistinti i suoi equipaggi, alle roccambolesche avventure che lo videro protagonista, ai numerosi film a cui fece da sfondo e non per ultimo per i numerosi record stabiliti. In questo breve documentario andremo ad analizzare soprattutto le caratteristiche tecniche, lasciando soprattutto a voi e alla vostra curiosità il compito di approfondire le informazioni sullo Sparviero. Prima di addentrarci nelle caratteristiche tecniche dell'aereo, è doveroso spiegare l'origine del suo nome. Il 12 agosto del 1915 venne fondata a Milano la società idrovolanti Alta Italia, meglio conosciuta come SIAI. Nel 1915 la SIAI acquisì la società anonima Costruzioni Aeronautiche Savoia e negli anni immediatamente seguenti i velivoli prodotti furono conosciuti come SIAI, SIAI Savoia o Savoia, e continuarono ad essere designati con la sigla S. Fondamentale per la ditta fu l'arrivo, nel 1922, dell'ingegnere Alessandro Marchetti, che oltre a divenire il capo progettista della ditta, contribuì finanziariamente nell'azienda. Così la SIAI venne conosciuta anche come SIAI Marchetti o Savoia Marchetti. Questo preambolo era necessario per spiegare l'origine del nome degli aerei costruiti dall'azienda di Sesto Calende. Pertanto è corretto citare lo Sparviero sia come S-79 sia come SM-79. Avendo però raggiunto la massima notorietà e produzione nel periodo bellico, è ricordato per lo più con la sigla SM-79 o con il nome di Sparviero, attribuitogli ufficialmente dallo Stato Maggiore della Regia Aeronautica con disposizione dell'11 ottobre del 1940. L'S-79 nacque come velivolo da trasporto commerciale e negli anni immediatamente anteriori al conflitto fu protagonista di storiche trasvolate e imprese sportive. Trasformato in bombardiere e ribattezzato Gobbo dai suoi equipaggi, a causa della vistosa carenatura dorsale, si impose ben presto come aerosilurante, specialità nella quale conquistò fama e gloria, insieme agli uomini che lo impiegarono. Lo Sparviero operò su tutti i fronti e la sua produzione complessiva raggiunse le 1350 unità. In questo quadro da ricordare anche la realizzazione della versione bimotore S-79B, comparsa nel 1936 e destinata all'esportazione. Fu venduta alla Romania che la produsse anche su licenza in 72 esemplari, alla Jugoslavia e all'Iraq. Il prototipo designato S-79P e configurato per trasportare 8 passeggeri, dotato di motori radiali Piaggio, uscì dallo stabilimento SIAI Marchetti di Sesto Calende il 28 settembre del 1934 e fu immatricolato con marche civili Imago. Volò per la prima volta l'8 ottobre del 1934 dall'aeroporto di Novara Cameri ai comandi del collaudatore Adriano Bacula. Nelle intenzioni del costruttore, l'aereo doveva partecipare alla competizione Londra-Melbourne, ma i ritardi nella sua messa a punto ne impedirono la partecipazione. Le caratteristiche della macchina tuttavia impressionarono da subito, soprattutto la sua velocità, che toccava punte di 335 km/h a livello del mare e oltre 400 km/h in quota. Nella primavera del 1935 i motori originali Piaggio P11 RC40 da 610 cavalli, che si erano rivelati insoddisfacenti,
e tormentati da diversi problemi, furono rimpiazzati con Alfa Romeo AR 125 RC35 da 680 cavalli e le prestazioni migliorarono. Infatti nel settembre dello stesso anno furono stabiliti ben 6 record mondiali di velocità, rispettivamente sui 1000 e 2000 km, con carichi utili di 500, 1000 e 2000 kg, con velocità di 390,971 e 380,952 km/h. L'interesse della Regia Aeronautica per questo aereo fu immediato. Le autorità militari emisero un ordine iniziale per 8 esemplari, poi portati a 24 in configurazione bombardiere S-79K, secondo la designazione interna alla SIAE, o S-79M nella Regia Aeronautica. Gli aerei furono dotati dei più potenti motori Alfa Romeo AR-126 RC-34. Il primo venne collaudato il 27 settembre del 1936. Le modifiche per l'impiego militare non cambiarono molto la configurazione della macchina. Le uniche variazioni di rilievo furono l'aggiunta di una gondola ventrale adibita al puntamento delle bombe e di una sopraelevazione della cabina di pilotaggio che alloggiava la postazione della mitragliatrice anteriore. Il Savoia Marchetti SM-79 aveva una costruzione di tipo misto, metallo, legno e tela. La fusoliera era un traliccio in tubi di acciaio al cromo molibdeno saldati ed era ricoperta in duro alluminio nella parte anteriore e parte del dorso, in compensato nella restante parte dorsale e in tela nella restante parte posteriore, nei fianchi, nel ventre e negli impennaggi. La cellula era del tipo monoplano ad ala bassa a sbalzo, rastremata in un sol pezzo. La struttura era del tipo trilongherone integralmente in legno, con centinatura in listelli di pioppo e rivestimento in compensato protetto da tela sul dorso e nella parte anteriore del ventre. Gli ipersostentatori erano sempre in legno rivestito in compensato e protetto da tela verniciata e comprendeva alette del tipo Handley Page sul bordo d'attacco alare, flaps a fessura in prossimità dei motori e alettoni a doppio effetto, cioè con funzioni sia di ipersostentatori sia di superficie di controllo sull'asse di rollio. Lo stabilizzatore era in traliccio metallico e ricoperto in tela nelle parti fisse e in quelle mobili, ed era irrigidito da coppie di montanti ad incidenza variabile in volo. Il timone di direzione era dotato di aletta di compensazione servo-assistita. La deriva era irrigidita da tiranti in acciaio. Il carrello di atterraggio, dotato di ammortizzatori oleo-pneumatici, era del tipo biciclo classico, retrattile e ruotino d'appoggio posizionato in coda. La rotazione delle ruote principali avveniva all'indietro e scomparivano totalmente nelle gondole motori. L'azionamento era comandato da una pompa idraulica meccanica collegata al motore centrale. Per evitare che per distrazione il pilota potesse atterrare con il carrello rientrato, oltre all'indicatore di posizione era presente un doppio allarme visivo ed uno acustico, che entravano in funzione quando le manette del gas erano portate in posizione di rilento. Il ruotino di coda, anch'esso dotato di ammortizzatore, era parzialmente alloggiato in fusoliera. La motorizzazione adottata nella versione più comune consisteva in 3 motori radiali Alfa Romeo 126 RC34 che erogavano una potenza di 750 cavalli ciascuno a 2300 giri al minuto alla quota di 3400 metri. Ogni motore azionava un'elica tripala metallica costruita dalla Savoia Marchetti, a passo variabile in volo mediante comando idraulico a 2 posizioni, decollo e crociera. Normalmente l'avviamento dei motori avveniva tramite un compressore esterno, ma l'apparecchio era dotato anche di un motocompressore Garelli da 180 atmosfere. L'alimentazione dei carburatori era data da 3 pompe meccaniche montate sui motori o, in caso di avaria, da 3 pompe ausiliarie azionabili a mano. La benzina era contenuta in 8 serbatoi principali, di cui 6 in prossimità della fusoliera.
2 nella parte esterna nelle semiali per una capacità complessiva di 2500 litri. Inoltre vi erano altri 2 serbatoi ausiliari da 410 litri ciascuno nelle carenature posteriori delle gondole motori, per un totale di 3320 litri. Tutti i serbatoi erano del tipo autosigillante, protetti con rivestimento di sicurezza in semape, un sistema di protezione consistente in spugna di gomma compressa da una fasciatura in tessuto. L'alimentazione elettrica ai sistemi di bordo era fornita da 2 generatori Marelli tipo GR800 da 800 watt e 24 volt, trascinati dai 2 motori laterali. Come fonte alternativa di emergenza erano previste 2 batterie da 12 volt e 39 Ah in serie. A corredo del sistema era inoltre previsto un generatore eolico tipo RA400, posizionato sulla fusoliera esterna al lato destro, prodotto dalla ditta Pellizzari. Questo ultimo dispositivo precorreva i sistemi di alimentazione elettrica di emergenza installati sui moderni velivoli per trasporto civile, noti come RAT, Ram Air Turbine. Il faro di atterraggio retrattile era posizionato nella parte ventrale al centro della fusoliera. La cabina di pilotaggio era con i 2 piloti che sedevano affiancati. Subito dietro vi erano le postazioni del motorista a sinistra e del marconista a destra. Sul cielo anteriore di cabina erano presenti 2 portelli semifinestrati sganciabili per l'abbandono in emergenza. La strumentazione di cabina comprendeva tra l'altro 2 giro-orizzonti, 2 virosbandometri, 2 giro-direzionali ed un radiogoniometro P63N. Gli apparati ricetrasmittenti nella postazione del marconista erano gli AR-18 radioricevitore e l'RA-350I radiotrasmettitore. La gondola del puntatore bombardiere era situata subito dietro il bordo di uscita alare, in corrispondenza dell'unico portello di accesso sul lato sinistro. La gondola era dotata di gambali retrattili in lamiera, vi erano i comandi per l'attrezzatura aerofotografica, il comando idraulico per azionare l'apertura dei portelli delle bombe, il comando timone di direzione, il traguardo IOZA 2, il cruscotto indicatori di quota, velocità e prua e il comando di sgancio bombe e la mitragliatrice inferiore. L'armamento offensivo era costituito da un carico normale di 1000 kg, con un massimo di 1250 kg di bombe di vario tipo. Gli ordigni erano posizionati verticalmente in appositi cestelli e venivano caricati tramite un verricello montato all'occorrenza sulla parte superiore della fusoliera. Il compartimento bombe si trovava dietro alla postazione del marconista ed era spostato sulla parte destra della fusoliera per ricavare il corridoio di passaggio. Erano presenti inoltre 2 attacchi sul ventre della fusoliera per bombe o siluri. L'armamento difensivo era costituito da una mitragliatrice Breda Safat da 12,7 mm con 350 colpi, installata nella gobba fissa in caccia. Quest'arma era montata superiormente alla cabina di pilotaggio e sparava al di sopra del disco dell'elica del motore centrale. Era comandata dal primo pilota, quello di sinistra, tramite un pulsante sul volantino, sul quale era posizionato anche il bottone che azionava il comando elettromagnetico di sicura o fuoco. Per la mira un collimatore rialzabile, fissato all'interno della cabina, andava allineato ad un mirino fisso sul muso della fusoliera. Vi era un'arma analoga situata nella parte apribile della gobba per la difesa del settore superiore e posteriore. Quest'arma era brandeggiabile con un angolo laterale di 30 gradi per lato e 70 gradi in elevazione. Aveva a disposizione 2 scatole per caricatori da 250 colpi ciascuna. In fusoliera vi era una ulteriore mitragliatrice da 12,7 nella gondola di puntamento con 350 colpi per coprire il settore inferiore e posteriore. Queste 3 mitragliatrici funzionavano con un sistema di riarmo pneumatico che sfruttava il motocompressore dell'avviamento. Infatti dalla bombola dell'aria compressa vi era una derivazione dalla quale si dipartivano 3 tubazioni flessibili, una per ogni arma,
Con questo sistema, per riarmare una mitragliatrice, era sufficiente un leggero sforzo sulla leva di riarmo. Vi era inoltre una Lewis da 7,7 mm con 500 colpi, sparante attraverso portelli laterali fissata su supporto mobile scorrevole, su tubo trasversale. Talvolta ne veniva caricata una seconda per proteggere contemporaneamente i lati. L'apparato fotografico era costituito da una macchina fotoplanimetrica comandata dal puntatore bombardiere, una macchina a mano ed una fotomitragliatrice tipo FT-37. L'equipaggio era costituito da 2 piloti, un motorista, un operatore radio, 1 o 2 armieri, un puntatore, un osservatore o fotografo nelle missioni di ricognizione. Il Savoia Marchetti SM-79 Sparviero aveva un'apertura alare di 21,20 metri, era lungo 15,60 e la sua altezza era di 4,60 metri. La superficie alare complessiva era di 61,70 metri quadrati, il peso a vuoto era di 6.800 kg, il peso massimo al decollo era di 10.500 kg, la velocità massima era di 430 km/h, la tangenza pratica era di 6.500 metri, l'autonomia con serbatoi interni era di 1.820 km, con serbatoio ausiliario di 3.300 km. Il decollo avveniva con i motori a 2050 giri, dopo un rullaggio relativamente breve, considerata la massa del velivolo di circa 300 metri. Gli ipersostentatori rientravano automaticamente a circa 210 km/h, così come cominciavano ad estendersi al di sotto di questa velocità per l'atterraggio e con i motori al minimo. L'avvicinamento in fase di atterraggio avveniva di norma a 170 km/h e gli ipersostentatori erano completamente estesi a 145 km/h. Dal momento in cui toccava il suolo, quasi sempre su erba o terra, richiedeva una corsa di arresto di circa 200 metri. Dai primi esemplari di preserie la produzione assunse ben presto un ritmo elevato, con le linee di montaggio affidate anche alla Macchi, alla Reggiane e all'Aeronautica Umbra. Dall'ottobre del 1939 inoltre tutti gli aerei furono dotati di attacchi persiluri e messi in grado di servire sia nel ruolo di bombardiere sia in quello di aerosilurante. Il primo reparto che ricevette gli S-79 fu il 12° Stormo Bombardamento Terrestre. Dal febbraio del 1939 i 79 furono utilizzati per la prima volta come aerei da combattimento nella guerra civile spagnola, nelle file dell'aviazione legionaria italiana. Sempre nel 1937 la fama del trimotore fu amplificata anche da una serie di vittorie in prestigiose imprese sportive, ottenute da esemplari appositamente modificati. Il 20 e 21 agosto 5 S-79C Corsa si piazzarono ai primi 5 posti nella gara di velocità Istres-Damasco-Parigi, con il vincitore che percorse i 6.190 km ad una media di 352,789 km/h, con una punta massima di 424 km/h. Nel gennaio del 1938, altri 3 S-79T transatlantico, decorati con la curiosa insegna di Sorci Verdi, percorsero i 9.850 km da Guidonia a Rio de Janeiro via Dakar ad una media di 404 km/h. Il 4 dicembre un esemplare munito di motori Piaggio P11 da 1000 cavalli riuscì a migliorare il record di velocità con 472,825 km/h di media su 1000 km con carico di 2000 kg. Nel giugno del 1940, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, erano stati consegnati alla Regia Aeronautica circa 600 esemplari di Sparviero, che ben presto andarono in azione su tutti i fronti. Nonostante le sue indubbie qualità, l'S-79 appariva complessivamente inadatto come bombardiere. Risultati migliori invece furono ottenuti nel suo impiego come silurante e dall'agosto del 1940 questa attività divenne prevalente. Anche i reparti furono riorganizzati. A ottobre e dicembre furono costituiti
il primo e il secondo nucleo addestramento aerosiluranti e formate diverse famose squadriglie, la 278esima, 279esima, 280esima, 281esima, 283esima e 284esima, che in seguito dettero vita al 130esimo, 131esimo e 132esimo gruppo autonomo aerosiluranti. Queste unità, a partire dal maggio del 1941, ricevettero un'apposita versione ottimizzata per la specialità, che fu completata in 168 esemplari. Gli sparvieri siluranti, con i loro successi, ebbero un peso determinante nella guerra aeronavale che si combatté nel Mediterraneo. Peraltro furono proprio gli S-79, il 7 settembre del 1943, ad effettuare l'ultima azione bellica della Regia Aeronautica, con attacchi notturni contro le unità navali anglo-americane in Sicilia. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, molti S-79 furono inquadrati nella Regia Aeronautica cobelligerante al sud e riuniti nel terzo stormo trasporti. Al nord, invece, l'Aeronautica Nazionale Repubblicana recuperò una sessantina di esemplari del trimotore, con i quali costituì il famoso gruppo Fagioni, sugli aeroporti di Gorizia e Venegono. Gli sparvieri con le insegne della ANR entrarono in azione il 10 marzo del 1944 e furono attivi fino al 5 gennaio del 1945. L'Aeronautica Nazionale Repubblicana utilizzò anche diversi esemplari della variante finale silurante S-79 bis, apparsa nell'estate del 1943, con 104 esemplari costruiti e caratterizzata dall'adozione dei motori Alfa Romeo AR128 RC18 da 930 cavalli, dall'eliminazione della gondola ventrale, dall'adozione di un serbatoio ausiliario di carburante da 1000 litri e dall'armamento difensivo migliorato. Nel dopoguerra i velivoli rimasti in carico alla neonata Aeronautica Militare Italiana furono modificati ed utilizzati per alcuni anni come trasporti e traino bersagli, prima di essere definitivamente radiati nel 1953. La lunghissima vita operativa del Savoia Marchetti SM-79 si concluse nel 1959 in Libano, a 25 anni dal primo volo. Difatti nel 1946 il Libano commissionò 4 apparecchi, denominati S-79L, in versione bombardiere. Revisionati dalla CI, furono consegnati nel 1949 alla squadriglia da bombardamento con base a Rayak ed in seguito furono riconvertiti ad uso civile da trasporto. Volarono ancora per 10 anni senza mai avere problemi. Negli anni successivi alla dismissione, alcuni di questi aerei furono recuperati dall'Italia. Uno, costruito dalle Officine Meccaniche Reggiane nel 1942, con matricola militare 24499, è conservato al Museo Caproni di Trento. Il secondo, di costruzione SIAI, ex Aeronautica Nazionale Repubblicana, si trova al Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Tra i vari aneddoti e le curiosità che riguardano questo velivolo vi è senz'altro la colorita espressione dell'italiano parlato "Ti faccio vedere i sorci verdi", nata in seguito alla partecipazione dei trimotori alla gara Istres Damasco-Parigi. Sulle fusoliere di questi velivoli era dipinto il curioso emblema con i 3 topolini verdi. Nel 1960 una spedizione dell'ENI nel deserto libico rinvenì a circa 400 km nel deserto un trimotore con configurazione aerosilurante. Si trattava di uno sparviero con matricola militare 23881, appartenente alla 278esima squadriglia aerosiluranti. L'aereo, il 21 aprile del 1941, era decollato assieme ad un altro velivolo dalla base di Berca in Tunisia per intercettare un convoglio a sud di Creta. L'esemplare, ai comandi del tenente Cimolini, non fece ritorno alla base e fu dato per disperso. Per una ragione sconosciuta si era addentrato per centinaia di chilometri nel deserto e quando aveva terminato il carburante
era precipitato sulle dune. Al momento del ritrovamento l'aereo era pressoché intatto e sono stati rinvenuti i poveri resti dei componenti dell'equipaggio. Uno di loro, il primaviere Romanini, per cercare aiuto si era addentrato per 90 km nel deserto ed era deceduto per gli stenti a pochi chilometri da una importante pista. Come ex appartenente al 132esimo gruppo Carlo Emanuele Buscaglia, ho avuto l'onore ed il privilegio di incontrare e ascoltare le parole di chi sul 79 ha effettivamente combattuto.